Ciao a tutti, io sono Marina e questo è il terzo episodio del nostro corso per principianti di uncinetto. Nelle precedenti puntate, abbiamo visto come iniziare un lavoro, quindi come fare il nostro nodino iniziale, come fare le catenelle e come lavorare il punto basso. Oggi andiamo a vedere come si lavora il mezzo punto alto, chiamato half double crochet in inglese. Per iniziare il nostro punto andiamo a lavorare qualche catenella. Quindi in base allo schema che seguirete avrete indicazioni diverse, quindi in linea generale per convenzione si inizia il mezzo punto alto con 2 catenelle invece che una come avevamo visto nel precedente episodio sul punto basso. Quindi andiamo a fare le nostre 2 catenelle iniziali che danno, diciamo, lo spessore giusto del giro che andiamo a lavorare e entriamo nella terza catenella, quindi la prima e la seconda sono semplicemente le 2 catenelle che ci servono per costruire l'altezza. Prendo il filo, quindi carico il filo, vedete che faccio passare l'uncinetto da davanti a dietro. Mi raccomando, non fate questo perché non porta da nessuna parte. Sempre da davanti a dietro, quindi caricate il filo, quindi ce l'avete qua sull'uncinetto e entriamo nella terza catenella. Ok? Prendete il filo, lo portate fuori e avete 3 asoline sull'uncinetto. Prendete il filo di nuovo, quindi sempre da davanti a dietro, e passate l'uncinetto in tutti e 3 i fili, quindi 1, 2 e 3, e chiudete il punto in questo modo. Questo è il nostro primo mezzo punto alto. Vi faccio rivedere. Quindi prendiamo il filo, entriamo nella nostra catenella, prendiamo di nuovo il filo, lo facciamo uscire e abbiamo 3 asoline sull'uncinetto. Prendiamo il filo di nuovo, quindi carichiamo il filo e lo facciamo passare in tutti e 3 i cerchi, diciamo. Secondo punto fatto. Andiamo avanti. Quindi per identificare il mezzo punto alto abbiamo sempre le nostre V, quindi le nostre V superiori e la nostra V frontale, che in questo caso, vedete questa V, che in questo caso ha anche un piccolo cappellino sopra, che è la differenza dal punto basso. Se noi andiamo a prendere il nostro punto basso che abbiamo fatto l'altra volta, vedrete che la V è un po' diversa. Vedete, abbiamo la nostra V e subito la V superiore, quindi V frontale e V superiore del punto basso.
V frontale, cappellino e V superiore del mezzo punto alto. Se giriamo il lavoro, il reverse, come si dice, il rovescio del lavoro, quindi vediamo la nostra V e 2 cappellini, quindi è un po' diverso dal rovescio del punto basso, che se andiamo a vedere, se vi ricordate, avevamo la nostra V a rovescio. Questo è il punto basso a rovescio. Nel mezzo punto alto al rovescio, quindi qua, abbiamo la nostra V e 2 cappellini e la V superiore, che è dove entreremo a lavorare il nostro secondo giro. Quindi iniziamo il nostro secondo giro con 2 catenelle come prima. Mi raccomando di stare attenti, perché alcuni schemi riportano l'inizio del giro, quindi le 2 catenelle iniziali, come punto. Vuol dire che vogliono considerare queste 2 catenelle come un mezzo punto alto. Cosa vuol dire? Vuol dire che se vedete scritto questo nello schema che state riproducendo, dovete saltare il primo punto, ok? Quindi non si va a lavorare nel primo punto, ma si va a lavorare nel secondo, perché queste 2 catenelle valgono come primo punto, quindi primo mezzo punto alto. Quindi in questo caso andiamo a vedere come fare. Carichiamo il nostro filo come al solito, saltiamo il primo punto ed entriamo nel secondo, quindi sempre nella nostra V superiore, entriamo, 3 azuline sull'uncinetto, carico e faccio uscire. Quindi avremo il primo punto lavorato nella seconda catenella e le nostre 2 catenelle iniziali come primo punto, diciamo. Andiamo avanti e poi vi spiego la differenza dei 2 metodi. Siamo arrivati all'ultimo punto. Se vi ricordate, prima avevamo fatto le nostre 2 catenelle, 1 e 2 per iniziare il lavoro, quindi questa V è il nostro ultimo punto. Mi raccomando di non sbagliare. Quindi entriamo nella V e finiamo il nostro giro. Eccoci qua. Se avete una lavorazione che richiede le prime 2 catenelle iniziali come mezzo punto alto, quando andate a fare il successivo giro, quindi in questo caso riproviamo, 2 catenelle che valgono come primo punto, salto il primo punto qui e vado nel successivo e proseguo la riga, sono arrivata al penultimo punto. Quindi se andiamo a contare abbiamo le nostre prime 2 catenelle che valgono come punto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Io quindi devo andare a fare il nono punto, che considerate le prime 2 catenelle come punto, vuol dire che devo inserire il mio uncinetto nella seconda catenella che avevamo fatto,
che vale come punto, quindi prima catenella, seconda catenella, essendo considerato un punto devo entrare e lavorare il mio ultimo punto nella seconda catenella, che potrebbe essere un po' difficile da identificare e da lavorare perché potrebbe essere un po' piccolina, vedete? Quindi entro e lavoro il mio ultimo punto. Quindi questa è la nostra lavorazione. Facciamo un altro giro, quindi 2 catenelle iniziali, salto il primo punto ed entro nel secondo, devo lavorare l'ultimo punto nella seconda catenella, quindi entro nella seconda catenella, vedete? E creo il mio ultimo punto basso. Quindi se andiamo a vedere il nostro lavoro, troviamo che il primo giro che avevamo lavorato le nostre 2 catenelle che non valevano come punto, vedete che crea una sorta di rigonfiamento laterale, quindi il bordo non è perfettamente dritto. Mentre invece nel giro che avevamo fatto prima, cioè le 2 catenelle iniziali che valgono come punto, il bordo è un po' più dritto, ma si presenta, diciamo, dello spazio extra. Quindi in questo caso, vedete, quando poi andremo a lavorare nell'ultimo punto che è la seconda catenella, avendo saltato, diciamo, il primo punto qui, quindi questa V, si crea una sorta di buchino che non a tutti piace. Quindi io non utilizzo nessuno di questi 2 metodi e vi dico anche il perché. Il metodo che utilizzo io è più facile addirittura, cioè invece che fare 2 catenelle per dare l'altezza, io faccio comunque una catenella come il punto basso e lavoro i miei punti normali, quindi non salto niente e vado direttamente nel primo punto. Qui avevo ancora il giro in cui la seconda catenella deve essere utilizzata per fare l'ultimo punto, quindi entro e faccio il mio ultimo punto. Quindi una catenella come ho appena fatto, giro il lavoro e non salto niente, quindi subito nella prima V, mezzo punto alto, e qui ho il mio ultimo punto, vedete? Quindi entro e faccio il mio ultimo punto. Quindi questo metodo, a mio avviso, garantisce un bordo dritto e non crea nessun buchino. Quindi il bordo rimane dritto e non c'è nessun buchino. Io finora ho sempre utilizzato questo metodo anche perché il mezzo punto alto è uno dei miei punti preferiti, perché rimane molto compatto, ha una trama molto bella, però allo stesso modo diciamo
crea un punto un pochettino più alto rispetto al punto basso, ecco. Quindi vedete, se guardiamo il punto basso è molto fitto e corto, mentre il mezzo punto alto è sì fitto, però ha un pochettino più di aria, diciamo, e rende il lavoro sì compatto ma un pochettino più areato. Quindi scegliete il metodo che preferite, potete fare le 2 catenelle iniziali solo per costruire il giro, quindi entrate direttamente nel primo punto, oppure fate le 2 catenelle come punto, quindi in questo caso saltate la prima V e lavorate nel secondo punto, perché questo vale come primo punto, oppure potete utilizzare il mio metodo che vi ho appena spiegato, quindi invece che fare 2 catenelle fate una sola catenella e lavorate direttamente nel primo punto. I miei schemi scritti normalmente riportano questo metodo, quindi una catenella e non si salta nulla. Però, ripeto, ogni schema è diverso, ci sono delle indicazioni diverse in base ai vari designer, quindi troverete le istruzioni scritte. Normalmente appunto dichiarano all'inizio che le catenelle iniziali valgono o non valgono come punto. Sapete come lavorare in entrambi i casi. Ovviamente vale lo stesso consiglio che vi ho già detto per il punto basso, cioè potete utilizzare il marcapunti se siete all'inizio e avete paura di dimenticarvi dei pezzi, diciamo, indietro. Quindi sempre, mi raccomando, contate ogni punto, ogni giro, però per facilitarvi un attimino il lavoro, se volete, potete marcare il primo punto. Quindi, per esempio, andiamo a vedere, utilizziamo il metodo delle 2 catenelle che non valgono come punto, quindi 2 catenelle solo per costruire il giro, entro nella prima catenella, nel primo punto, scusate, e faccio il mio primo punto. Vedete? Lo vado a marcare, quindi entro nella V superiore, in questo caso nella V superiore, eccola qua, e chiudo il mio marcapunti. Io uso una spilla da balia, come già vi dicevo, però potete usare anche una forcina o anche un altro pezzo di filo che avete avanzato. Quindi io, marcando il primo punto, so che il giro successivo, questo sarà il mio ultimo punto da lavorare, in modo da non sbagliarmi ed entrare per caso in una di queste 2 catenelle. Se invece avete una lavorazione che richiede le catenelle iniziali come punto, vi consiglio di marcare appunto la seconda catenella, perché dovrete entrare per fare l'ultimo punto. Quindi in questo caso 2 catenelle che valgono come punto, salto la prima V ed entro nella seconda, creo il mio primo punto, vedete, e vado a marcare la seconda catenella, quindi questa è la prima e questa è la seconda, quindi entro e marco la seconda catenella. In questo caso il marcapunti vi aiuta a non dimenticare nessun punto indietro e continuate il vostro lavoro. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia servito. Se avete qualsiasi tipo di domanda potete scrivermi nei commenti.
Se questo video vi è piaciuto mettete un like, in questo modo mi aiutate a far sì che l'algoritmo di YouTube faccia trovare questo video ad altre persone e iscrivetevi al canale se avete piacere di vedere i successivi video. Io vi lascio in descrizione i 2 video precedenti e anche qua sullo schermo. Ci vediamo al prossimo episodio con il punto alto.